Oddio mio. God bless America, ragazzi. Bentornati su Ube Fresco. Ma al solito sono MVM Ube Fresh. Volevo dire. Notate. Vabbè, la smetto. Sì, l'ho registrato subito dopo la pasta al pesto. Oggi assaggiamo qualcosa che mi ha davvero incuriosito, ovvero il pulled pork con patate dei cari fratelli Beretta, che ora come mai sono molto vicini ai Beretta delle pistole, perché ragazzi questa è una ricetta americana. Guardate con quale fierezza osano mettere la bandiera americana su questo prodotto qua. Scade il 20 aprile e in realtà l'ho preso anche abbastanza tempo fa, quindi un'ottima resistenza, devo dire. Attenzione, le patate contengono solfiti, non so se potrebbe influenzarvi in qualche modo. E io leggo sale, quindi sono contento. Sono molto contento. Quindi già saranno meglio del riso cantonese e dei cannelloni. Carne suina affumicata, spezia, zucchero di canna, vino bianco, cioè ti dice gli ingredienti del vino bianco, va bene. Uva, alcol etilico antiossidante, anidride solforosa, burro, farina di riso, cipolla, aglio, eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione, questo ci mette addirittura 3 minuti ed è consigliabile scaldarlo al massimo per avere il massimo gusto. Attenzione, qua siamo proprio pronti ad assaporare l'America fatta a pulled pork, ragazzi. Dai, cari fratelli Beretta, adesso ci muoveremo subito. Andiamo subito a scaldare questo piatto chiaramente conforme al come si chiamava l'emendamento, il 7° emendamento, non mi ricordo. Comunque quello che ti fa avere gli altri fratelli Beretta in casa. Wow. Allora, mi è arrivata una svapata di merda allucinante, però ragazzi il contenuto secondo me è terribile. A vedersi così sembra davvero... le cose su due: o è tonno fatto male, proprio macellato malissimo, o qualcuno ha vomitato. E io spero la seconda, in realtà. Volevo dire la prima. L'odore non è male, anche se più lo odori e più ricorda il cibo della mensa. Non è un buon inizio, questo è certo. Però sono speranzoso che possa acquisire un po' di sapore e un odore migliore qua dentro nel microonde. 3 minuti, ragazzi. Facciamo 3:10. Non mi fa fare 3:10, solo 3:30. Facciamo 3. 3 vanno benissimo. Vi è mai capitato di... non lo so, pensare al perché esistono i pini? Pensateci bene, perché dovrebbero esistere i pini? Sono degli alberi invasivi, ragazzi. I pini sono invasivi. Sapete perché? Sono fatti apposta per attentare alle nostre vite. Hanno le radici e invece di andare giù vanno a lato. Sono fatti apposta per sopravvivere durante tutto il periodo dell'anno. Si chiamano sempreverdi proprio per questo. E ragazzi, sono in combutta con quelli del governo. Quelli che gestiscono il cambiamento climatico sono in combutta con loro. Lo sapete perché? Perché basta una folata di vento e i pini cadono. E sapete dove cadono? Cadono su di noi. Su noi poveri del popolo. Quindi io rilascio ufficialmente il mio manifesto anti-pini. Quindi se siete anche voi del mio pubblico, anche voi siete antipini, allora lasciate un questa torbida attesa di 3 minuti farebbe diventare qualsiasi persona un dittatore botanico. Poi siamo pure tema americano, quindi dittatura, dai, siamo là. Guardate quanto è bella questa felpa dei King Gizzard and the Lizard Wizard. Guardate quanto è bella, è costata 40 euro. Guardate quanto è bella. Molto bella, è uno dei miei album preferiti dei King Gizzard, rutto al pesto. Ce l'ho anche in vinile e uscirà forse una recensione, perché è un album che merita di essere ascoltato anche dai pini e anche dagli italiani. Perché per quanto ne sappia nessun italiano l'ha mai recensito, io non lo so, non mi sono andato ad informare, però ragazzi, noi italiani ci stiamo perdendo tutta una serie di cose e di musica che qua non ne parla nessuno, non ne parla assolutamente nessuno. Ci sono un botto di giochi indie di cui che vengono completamente snobbati e io li porterò appena mi arriva la Intel Arc. Allora ragazzi, ok,
Ok, mi piace molto questo odore che ho appena sentito. Sembra ancora vomito, purtroppo. Però ha acquisito un ottimo odore e quando ho aperto mi è arrivata una svapata di patate molto buona. Allora, è bollente, è davvero bollente. Andrò a rimuovere lo strato. C'è una patata nera, vedete? L'America è per la diversità. Anche nel cibo c'è la diversità e noi siamo molto contenti di questo. Guardate come si è omogeneizzata bene la patata scura, la patata POC in mezzo alle patate colonialiste. Oggi, ragazzi, questo episodio è più politico del solito. Non so, sarà la bandiera americana. Senza forchetta dove vado? Dove vado senza forchetta? Oh, allora, mischiamo. Sembra davvero tonno, vi giuro è tonno. Però ha un ottimo odore. Ho mai assaggiato il pulled pork? Sì, l'ho assaggiato e vi dico la verità, in realtà non mi è manco piaciuto. Ma perché cose di carne in realtà dipende da cosa sto mangiando e allora in quel caso mi fa impazzire. Ma in questo caso, nel caso del pulled pork, non sono un grande amante. Mi date la mortadella, io sono contento. Se mi date il pulled pork... così. Per il test iniziale ovviamente assaggeremo prima patata e pulled pork insieme. Questo è il pulled pork con patate, ricetta americana dei fratelli Beretta, viva la mamma. E poi parliamo del prezzo perché qua si sono superati davvero, qua si sono superati in una maniera allucinante. Anche per questo forse l'episodio è politico. Vediamo, assaggiamo subito un po' di libertà. Provo solo il pork. Ora solo la patata. Allora, la patata è buona. A sto giro ci sono riusciti. La patata è molto buona, è perfetta di sale, si sente un po' rosmarino, anche un po' l'aglio, mi sa. È l'aglio? Non c'è l'aglio. Comunque, mi pare ci sia però un po' di cipolla, mi pare, non mi ricordo. Comunque, sono molto buone. Devo dire, sono patate al forno ottime. Il problema è il pork. È stato stirato così tanto che ha prodotto acqua, non so perché. Ragazzi, ma ci credete che sto riscontrando lo stesso identico problema che c'era nel riso cantonese? Ci crederete? Ragazzi, le patate e il pulled pork non ci stanno per niente. Presi separatamente sono qualcosa, insieme non ci stanno. Zero. E sto anche cercando di capire cos'è che non mi piace di questo porco maiale, ma non ci riesco. Ora, io l'ho assaggiato una volta il pulled pork. Non mi è piaciuto, tralasciando il sapore, ma per anche un altro fattore, ovvero il fattore succosità. Quel pulled pork che ho mangiato, che era mi pare una polpetta di pulled pork, non pulled, la E è muta, ok? La E è muta. Quel pulled pork che ho mangiato era secco, era molto secco, infatti non mi è piaciuto. Probabilmente perché quello era troppo secco. Questo invece è il contrario, questo è troppo succoso. E ripeto, il sale ci sta da Dio. Sia nelle patate che nel maiale, il sale è a posto. C'è qualcosa che non mi convince nel come è condito. Non mi convince. È acquoso. Non so come... Cioè, è saporito, ma dopo che la tua lingua ha assorbito tutto il succo. Perché quando lo mordi la prima volta, quando lo mastichi, senti acqua, senti prima una prevalenza di acqua, poi arrivano tutti i sapori piano piano. Quindi io non ho idea del perché non mi piaccia in realtà. Questa è la prima volta in questa serie che non saprei che dirvi sul perché non mi fa impazzire. Tralasciando questo problema di acqua, che magari è un problema mio. Vi ricordo che sono tutte opinioni e che ognuno di noi ha papille gustative diverse e preferenze, però non c'è manco bisogno di incentivarlo, obiettarlo, non c'è bisogno di dirlo, insomma. Patate ottime. Io le prenderei solo per le patate, se non costasse 5,50 €. Cioè, siamo quasi a 6 euro. 6 euro. 5,50 quest'affare. No. Ragazzi, no. Non se ne parla. Qua avete sgravato greve. Mamma mia. Se ci ripenso mi viene la pelle d'oca. Nonostante ciò, lo sto finendo. Perché ho fame. Ed è mangiabile, ovviamente. Però il pulled pork è come se fosse... Ho la descrizione.
È come se fosse la carne della Simmental sciacquata nell'acqua e ripassata con la salsa barbecue. Ce l'ho. Ecco perché non mi piace. Perché avrei preferito molta meno acqua dentro questo pulled pork. Mangiamo la patata politicamente corretta. Non c'è molto da dire in questo caso. Mangiabile, sì. Patate buone, pulled pork non mi fa impazzire, ma il problema più grande è che non li vale 5,50. Cioè, $5 forse, 5 euro no. Manco per niente. Zero, proprio zero totale. Questo 3 euro, 3,50 massimo, lo stesso prezzo degli altri. Non mi puoi far costare una cosa del genere 5,50. Ma il pulled pork deve costare tanto. E invece no, secondo me no. Perché con 5,50, poco di più, magari ti prendi un pulled pork al ristorante, fast food, fatto bene, insomma. Con patate magari pure meglio di queste. Quindi ragazzi, questo è l'ennesimo no. Troppo, ma per il semplice fatto che costa troppo e che il pulled pork non mi fa impazzire. Magari deve essere così e io non lo so, ma non mi fa impazzire in ogni caso. Quindi questo anche è bocciato. Tuttavia io purtroppo ho scordato la classifica, quindi la vedrete qua. In sovrimpressione vedrete la classifica. Quindi ragazzi, anche oggi questo video è terminato e ricordate di mettere like se odiate anche voi i pini e dislike se invece siete pro pini. In quel caso vi auguro il meglio del meglio. Ragazzi, ci vediamo.